Oggi siamo qui con questo braccio per microfono, ovvero l'Elgato Wavemic Arm Pro MK2, la nuova versione. Un braccio per microfono che, come scoprirai, è perfetto. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi stiamo parlando di questo braccio per microfono di Elgato, che è il nuovo modello, l'MK2 della versione alto, perché come sai c'è sia la versione bassa, che è questa qui, che è meravigliosa, è il mio braccio preferito in assoluto, quello che utilizzo sempre, è quello che consiglio di più. E Elgato ha fatto la versione non del low profile, che è quello che ti ho fatto vedere, ma del Wavemic Arm Pro, la versione MK2, una versione migliorata, una versione che offre veramente un sacco di caratteristiche pazzesche, molte delle quali mutuate dal questo qui è la versione Pro, il Wavemic Arm Pro Low Profile, hai capito, comunque ti lascio i link tutti in descrizione. Perché ti dico che ha mutuato alcune cose da quel braccio lì che è perfetto? Perché guarda la testa che gira a 360 gradi, questa secondo me è una figata mostruosa, perché nel momento in cui tu hai trovato la posizione del braccio, puoi semplicemente, senza andare a rimuovere il braccio, puoi semplicemente andare a modificare la testa. E questo credo sia veramente un'innovazione pazzesca. Poi fermo restando che anche questo sistema di bloccaggio, di serraggio potremmo dire, così che è indistruttibile, il microfono non si muoverà mai. È pazzesco, è veramente pazzesco. Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, unboxing. Sai tutto ciò che è uscito dall'unboxing, ti faccio anche una precisazione. Dalla scatolina avevo dimenticato di estrarre le canaline per far passare i cavi. Erano nascoste sotto una parte in cartone, quindi mi raccomando, quando compri questo braccio per microfono e lo apri, fai attenzione a ispezionare tutto, perché sennò ti perdi le canaline. A che cosa servono? Semplicemente a far passare il cavo qui, in modo tale che poi puoi coprirlo e... puoi coprirlo e non si vede, quindi è bellissimo, veramente bellissimo. E io odio il disordine, quindi avere i cavi sempre nascosti, quindi non a vista, è veramente una cosa meravigliosa. Io adoro questi prodotti di Elgato perché sono veramente professionali, sono fatti per durare. Il mio braccio preferito per microfono è questo, che è la versione Pro, la versione bassa. Ti lascio il link anche di questo in descrizione. Ed era un microfono che io reputavo perfetto, perché per me era veramente perfetto. Poi è venuto fuori questo, e ovviamente ringrazio i ragazzi di Elgato per avermelo inviato. E fermo restando che sono due prodotti completamente diversi, sono due prodotti super resistenti. Sembrano fatti per durare in eterno, talmente che sono pesanti, ma nel senso di positivo del termine, no? Sono pesanti perché devono reggere i microfoni. Leggo dalla scheda tecnica che questo braccio regge fino a 1,2 kg. Quindi io il microfono più pesante che ho avuto, qual era? Pesava intorno a 1 chilo, più o meno. 1,2 kg è veramente tanto. Quindi
dubito che tu abbia microfoni così pesanti, anche perché se fai video su YouTube, live streaming, gaming eccetera, avrai sicuramente dei microfoni molto leggeri che comunque non superano 1,2 kg, quindi tranquillo, non c'è nessun problema, quindi in teoria può reggere qualsiasi tipo di microfono. Ti do un po' di misure. Questo lato è lungo 37,5 centimetri, così come quest'altro, quindi vediamo se ci va, sono uguali, ok? Infatti vedi, è una V, sono esattamente identici. Ho paura lo maneggio con cura, perché se si dovesse aprire all'improvviso mi potrebbe distruggere il microfono, videocamera, tutto. E poi c'è questo che non è obbligatorio inserire, ma ti faccio vedere tra un attimo che cosa serve, che è 15 cm. Sì, esatto. Allora, una cosa di Elgato che mi piace tantissimo di questi ARM è questo. È di una solidità pazzesca, è pesante ed è solido, e ti assicuro che non si muove neanche con le cannonate. Allora, adesso ti faccio vedere come inserirlo. 6 hours later. Ok. Perfetto, lo vado a mettere qui giusto per farti vedere, anzi lo posizioniamo un po' più qua. Ok, perfetto. Allora tu che cosa puoi fare? Puoi inserire questo se vuoi che sia più alto, o questo se vuoi che sia più basso. Ti faccio vedere, è molto semplice, guarda. Puoi inserire questo, lo vado ad abbassare, ok. E attenzione che questo può anche abbassarsi, fai sempre attenzione, può anche abbassarsi diventando quasi un low profile. Perché se ci pensi è la stessa altezza. Aspetta, provo a fartelo vedere se ci riesco. Non so se riesci a vederlo, ma ok, questa parte qui, lo so che è tutto buio nel mio studio, però questa parte qui è bassa quanto questa. Quindi in teoria, se tu vuoi, puoi usare questo braccio anche come low profile e poi ti regoli, perché guarda, fermo restando che adesso tu vedi che fa questo gioco perché non c'è nessun contrappeso, non c'è un microfono. Nel momento in cui metti il microfono non fa più questo gioco, quindi mi raccomando, fai sempre attenzione, perché ci sono delle molle dentro che riescono a reggere fino a 1,2 kg e quindi può muoversi in questa direzione, però mi raccomando, fai sempre attenzione. Poi una volta che metti un microfono sopra non hai nessun tipo di problema. A proposito del microfono, sai che su questi mic arm dell'Elgato puoi montare anche il teleprompter di Elgato, perché è assolutamente compatibile. Quindi immagina di avere il teleprompter montato qui e te lo puoi spostare come vuoi. Lo puoi anche togliere dalla visuale laddove non ti serve. Insomma, ci puoi fare veramente di tutto ed è comodissimo. Per questo ogni volta che parlo dei prodotti di Elgato io parlo di ecosistema, perché avere un ecosistema fa sì che qualsiasi prodotto tu compri è perfettamente integrato e integrabile con tutti gli altri, e questa è una figata pazzesca. Allora, ti ho fatto vedere questo, voglio farti vedere però nel momento in cui noi andiamo ad aggiungere questo, perché magari vuoi un braccio che sia ancora più alto, fermo restando che dalla confezione, non da connessione ma confezione, escono anche le chiavine, perché tu poi, una volta che hai scelto se tenere questo o meno, lo puoi andare a stringere in modo che non si muova più. Ok, facciamo finta adesso che è stretto, mettiamo questo, ok, e diventa, ecco, non ce la faccio a fartelo vedere nell'inquadratura, diventa ancora più alto. Quindi se hai bisogno di qualcosa, vedi, le mie braccia posso muovere, posso mettere una tastiera, aspetta, così, te la faccio vedere, sto scrivendo e questo non mi dà nessun tipo di problema, perché ho un sacco di spazio, perché sono 15 cm questo, più secondo me altri, perché in totale dovrebbe essere 22,7. Questo qui è 22,7, ok? Quindi questo è 15 e questo è 22,7 meno 15, ok? Allora, questo è molto comodo se a te serve qualcosa che venga dall'alto, perché se tu vuoi qualcosa che venga dall'alto, ora perdonami, l'ho messo qui, avrei dovuto metterlo ancora più là, e vuoi il microfono che dovrebbe essere questa la cosa, no? Vuoi un microfono così che si vede soltanto la parte di sopra, perfetto, lo puoi tenere e quindi continui a scrivere. Se invece non vuoi utilizzare questo, allora semplicemente lo stacchi, faccio vedere, e lo rimetti di nuovo basso. Ok, che comunque il microfono può arrivare anche dall'alto, è semplicemente una questione di scelta. Io non lo so come lo utilizzerò, perché molto probabilmente lo voglio mettere lì, dietro, accanto alla mia macchina fotografica, per farlo venire in avanti. Però sono scelte, devo ancora capire qual è la posizione migliore per questo
per questo Wave Mic Arm Pro MK2. Forse potrei addirittura metterlo dall'altro lato. Ti lascio il link in descrizione per questo braccio di Elgato, così come per l'altro. Secondo me, se stai cercando un braccio, uno solo, perché se io avessi avuto prima questo, è vero che me l'hanno inviato i ragazzi di Elgato, che io ringrazio sempre, però se avessi dovuto comprare un solo braccio, probabilmente avrei preso questo, perché questo è come se fossero entrambi, perché questo può diventare anche quello, ma quello non può diventare questo. Quindi questo è sicuramente più versatile. Tra i due, se ti serve una soluzione versatile, una soluzione che puoi utilizzare in modi molto diversi, perché devi cambiare, una volta ci monti il teleprompter e lo servi e lo utilizzi in un modo, una volta ci monti un microfono e lo utilizzi in un altro modo, una volta devi avere la tastiera e quindi lo devi alzare, eccetera eccetera, questo microfono qui è sicuramente la soluzione migliore. Se invece ti serve un microfono, lo tieni sempre fisso come faccio io con quest'altro, allora forse quello è, secondo me, è il top del top del top. Valuta tu in base alle tue esigenze, però questo secondo me è la vera grande innovazione di Elgato, al di là dei materiali, della robustezza eccetera, ma questo ti permette di non dover impazzire a muovere, a rimettere il braccio sulla scrivania, a spostarlo eccetera eccetera, ma ti permette di metterlo in una posizione, dopodiché ti muovi questo a 360 gradi ed è meraviglioso. Se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ringrazio i ragazzi di Elgato perché questi prodotti sono pazzeschi. Alla prossima settimana.